opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 4 settembre 2011. Eletti, amici cari, sappiate aspettare col cuore colmo di speranza e datela a chi l'ha perduta. Sposa cara, oggi il tuo Signore ti parla della speranza, che deve essere sempre viva nel cuore umano, che a me si apre. Non sempre le cose vanno bene, piccola mia sposa, ma chi in me confida ed a me si affida non perde la speranza. Mi dice amore santissimo, l'uomo che ti ha spalancato le porte del cuore non vive più solo, vive con la tua presenza. Qualunque cosa accada non perde la speranza, ma attende con fiducia, il tuo intervento sicuro. Così è per ognuno che, veramente, ti ha spalancato la porta del cuore, ma quanti, in questo tempo l'hanno fatto? Dolce Gesù, un giorno dicesti chi confida in me non sarà mai deluso, chi a me, Dio, ha tutto e non manca di nulla. Questo hai ripetuto in questi secoli e millenni, ma ancora pochi hanno compreso, veramente pochi. Quando le cose vanno bene, gli uomini fanno 1000 progetti e sono pieni di speranza, sia quelli che in te confidano sia quelli che non lo fanno pienamente. Quando, però, le situazioni si rovesciano, la prima che cede è proprio la speranza. L'uomo non sopporta le ostilità, le difficoltà, vorrebbe vivere sempre nella gioia. Capisco bene che questa è la sua vera aspirazione, la gioia. L'uomo vorrebbe stare sempre in esultanza, facendo feste e banchetti, da mattino a sera, senza avere mai pene e dolori di alcun genere. Dolce amore, Dio di tenerezza, nel cuore umano c'è il desiderio di gioia, perché tu hai creato l'uomo per la felicità con te. Il dolore non viene da te, Dio, ma è la conseguenza del peccato, è lo strascico amaro, che il peccato porta sempre con sé. Questa è la verità. Sono certa che, se il mondo cessasse di peccare, subito il dolore sparirebbe dal pianeta e si trasformerebbe in un bel giardino fiorito ed olezzante per i molti fiori. Dolce amore, fa capire agli uomini del presente questa verità, presto ogni uomo la comprenda a pieno e cessi il fiume di peccato, che ammorba la terra. Sposa cara, ascolta bene le mie parole e trasmettile al mondo subito, senza indugio il mio desiderio è quello di dare pace e gioia. Pace al mondo, gioia ad ogni uomo, ma perché gli uomini abbiano la pace e la gioia devono capire l'orrore del peccato, le conseguenze amare del peccato, il terribile suo veleno. Ogni peccato è disobbedienza a me, Dio, ad alcun peccato ci sarebbe perdono se non fossi io, Gesù, salito sulla croce, se non mi fossi sacrificato per l'umanità di ogni tempo. Sposa cara, questo l'hai ben compreso? Mi dici adorato. Adorato. Adorato, l'ho ben compreso e benedico il tuo sacrificio in ogni momento ed adoro la croce di salvezza. L'uomo ha salvezza solo per la tua croce, colui che pecca e si pente può avere il perdono e la pace solo perché tu, infinito amore, hai versato tutto il tuo sangue fino all'ultima goccia per la salvezza dell'umanità di ogni tempo. Possa ogni uomo capire questa meravigliosa verità e fare della sua vita un canto di gratitudine ed adorazione volto a te, Dio? Sposa cara, resta felice nel mio cuore, abbi gioia e dona gioia, viva speranza ed offrila a chi ti mando incontro. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vivete bene in Dio questo tempo molto significativo, il Padre caro, che voi adorate, mi concede di restare ancora con voi per aiutarvi nella terribile battaglia contro le forze del male. Esse sono forti, perché gli indocili alla volontà di Dio sono in grande numero. Voi, spesso, dite il nemico imperversa, egli è forte assale e distrugge, mette discordia e crea odio. Questo ripetete, ma, figli, se voi siete forti in Dio, egli nulla può fare, tutto dipende da voi. In questi anni vi ho istruito in modo approfondito, vi ho guidato come piccoli bambini, che vengono presi per mano per fare i primi passi. Ora, figli amati, dovete camminare anche un po' da soli, fate la vostra parte con coraggio ed ardimento e la Madre del Cielo farà il resto.
Figli amati, Dio mi concede di fare molto per ciascuno di voi, ma dovete impegnarvi a fondo, fate tutto secondo le mie parole, riguardatevi i miei messaggi e viveteli tutti con attenzione e gioia. Figlie del mondo, il mio desiderio è quello di portarvi tutti in paradiso, non solo alcuni privilegiati, ma tutti. Dio me lo concede, ma vuole la vostra piena collaborazione. Figlie del mondo, potete avere tutto se volete, dipende dal vostro impegno per il cielo. Vi dico, piccoli cari, vi ripeto, pensate al cielo, anelate al cielo, le cose della terra passano, anche la vita terrena va. Figli amati, nessuno si attacchi ad essa come se non dovesse mai finire, ma si prepari al volo verso l'eternità con Gesù. Figli amati, sono qui sulla terra in modo speciale per aiutarvi, per sostenervi. Insieme cantiamo per lodare Dio, ringraziare Dio, per adorarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima. Vi amo, figli cari. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.